Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io sono Maurizio, qui si parla di carriera, lavoro e un po' di finanza personale. Come sapete, il mio obiettivo è condividere 25 ormai anni di esperienza nel mondo corporate e cercare di aiutare il più possibile chi si sta affacciando nel mondo del lavoro o chi vuole comunque fare dei passi avanti nella propria carriera. L'obiettivo di queste live è rispondere alle domande che sono state fatte nel gruppo Telegram oppure parlare di alcuni argomenti che abbiamo toccato durante le consulenze individuali tramite le quali seguo alcuni di voi, ma soprattutto se qualcuno ha delle domande potete metterle in chat così diamo un attimo la priorità e siamo un attimo più dinamici. Parto subito con una considerazione che ho fatto in questi giorni perché mi sono capitati 2-3 casi in cui stavo parlando con persone appunto che seguivo in consulenza individuale sul il costo di un cambio carriera. Mi spiego. Diverse situazioni per cui persone con seniority dai 5 ai 10 anni circa, tra questi 3 casi, e in tutti e 3 i casi per X motivo c'era a un certo punto la volontà di muoversi in un settore diverso. Abbiamo sempre parlato del fatto che ovviamente essendo il mercato italiano non uno dei più dinamici a livello lavorativo, ovviamente un cambio carriera è qualcosa di estremamente delicato da considerare. Non impossibile, ma dobbiamo essere realistici. Non è che possiamo dire, sì, siamo in un mondo anglosassone dove il mercato del lavoro è così, fai questo percorso, fai questo master, fai switch a destra e a sinistra. No, piedi per terra, dobbiamo capire per bene quali sono le reali possibilità. Però un punto fondamentale è quello che noi siamo pronti a mettere in discussione per fare questo passo, no? Come sapete, uno dei punti su cui batto maggiormente anche all'interno del videocorso è identificare sempre quali sono i pilastri fondamentali per la vostra strategia per la carriera. In questi pilastri parliamo di soldi, perché non si lavora per la gloria, aspirazioni professionali o situazione professionale, aspirazioni personali e situazioni familiari, comunque condizioni al contorno. Ora, perché parto da questo punto? Perché ovviamente questo darà tante informazioni su quello che è il salto che possiamo fare per un cambio carriera, no? Uno spesso pensa soltanto al voglio muovermi in un certo settore, quindi investo in un MBA, investo in un executive MBA, investo in un corso specifico e no, non è necessariamente quello il passaggio. E quindi che cosa bisogna fare? Bisogna considerare tutti gli input in questo settore che noi mettiamo, cioè a livello personale quali sono le vere aspirazioni, quali sono i miei interessi. Cioè alcune volte mi è capitato di vedere persone che aspirano a un cambio di carriera, però magari era semplicemente un cambio di stipendio, no? Allora magari ci possono essere altri modi per approcciare il pilastro soldi. Oppure persone che puntano a adesso vado là, parto qui, mi sposto, viaggio, inizio un master e tutto, senza considerare che magari hanno dei constraint molto specifici, tipo un bimbo piccolo, una famiglia che ha bisogno di assistenza o l'impossibilità per X motivo a trasferirsi. Ecco, tutte queste cose vanno considerate con molta attenzione quando si fanno questi tipi di pianificazione, ma soprattutto bisogna avere un chiaro piano di investimento. Quando parlo di investimento in diverse dimensioni. Parlo di investimento, per esempio, a livello di soldi. Se uno dice per fare quel cambio di carriera decido di frequentare questo corso. Poi investimento a livello di tempo, energia. Cioè avete presente fare un executive MBA mentre avete un lavoro, che impatto può avere a livello di famiglia, no? Cioè voi sparite, niente vita sociale per 1 o 2 anni e non è banale. Tant'è vero che vi assicuro, confrontandomi con diverse business school, perché ho fatto delle application, tutte le business school hanno addirittura un piano per gestire quelli che iniziano a fare l'MBA, gli zompa la famiglia, divorzi, crisi e tutto, allora sospendono, li mettono in pausa, permettono di riscriversi magari dopo 1 o 2 anni, perché queste cose avvengono. E l'altro passaggio era quello di cui si parla spesso, no, del movimento laterale. Quindi io da una carriera nel mondo finance voglio muovermi nel mondo marketing, magari devo essere pronto a fare un passo indietro, ad fare un'application per una posizione un po' più junior, dopo aver fatto anche i vari training e tutto. Ecco, questo è importante perché poi queste disponibilità di investimento vanno messe tutte in conto quando si confrontano le alternative. Ci sono varie possibilità. Io posso fare uno spostamento all'interno di un'azienda se ho la fortuna di lavorare per una grande azienda che mi permette questo passaggio, oppure faccio un investimento in un corso e poi anche lì posso decidere di guardarmi fuori, cioè di guardare fuori nel mercato in altre aziende, oppure in azienda, cari miei, adesso ho fatto questo corso, queste certificazioni, queste competenze, posso mettermi in discussione da un'altra parte. Siccome spesso quando si guarda soprattutto fuori si deve fare un passo indietro, a me è capitato di vedere persone che dicono sì, va bene, allora faccio application per questa posizione con uno stipendio molto
molto più piccolo, molto più junior, e però poi magari ho più esitazione se devo pagare per un training specifico per quel tipo di professionalità, che è un po' paradossale, no? Perché magari vado a perdere 10.000 euro di RAL all'anno, oppure a compromettere 1 o 2 gradini di seniority, che è molto più impattante rispetto a X migliaia di euro di un corso, e quindi significa che c'è un attimo uno scolamento. Per questo non vi dico c'è la soluzione singola, la soluzione ideale, però vi dico fate molta attenzione quando fate questa pianificazione ad avere un approccio strutturato. Quindi quando vedete le varie opzioni dovete considerare qual è il costo delle differenti opzioni, dovete considerare quali sono nell'albero decisionale, no, i vari input, e fare una scelta data driven, no? Quindi non fate assumption, ma se io faccio quello poi potrebbe, non potrebbe. Informatevi, capite, vedete quali sono le conseguenze, ampliate il network in maniera specifica, cioè assicuratevi di fare un'analisi molto chiara dei costi che si possono sostenere nei vari scenari, ma soprattutto dei costi che siete disposti a sostenere e in quali settori, perché non ha senso che siete pronti a dare via 10.000 euro anno di RAL, ma a non pagare 2.000 euro per il corso che magari vi fa fare quel salto. Quindi attenzione, come sempre è un lavoro estremamente dettagliato e complicato da fare. Quali sono gli altri modi per approcciare il pilastro soldi? Quindi un aumento di stipendio senza però stravolgere la propria carriera in un determinato settore. Ecco, questo è un buon punto. Bisogna essere onesti, no? Nella parte preparazione strategica, che fa anche un po' il match con quello di cui abbiamo parlato in altri video, no? Il design your life, fare una pianificazione 5-10 anni della propria vita per avere un attimo idea di dove stiamo andando. E ovviamente il pilastro soldi è uno di quelli più fondamentali. Cioè, ragazzi, a meno che non sia proprio un discorso di vocazione, voglio fare questa scelta, questo passaggio, però mediamente non si lavora per la gloria. Sicuramente io non lavoro per la gloria. Se a un certo punto io ho una situazione, per esempio, è capitato di confrontarmi con qualcuno durante le consulenze che alla fine aveva una situazione lavorativa, ma perché no? Alla fine andava bene, faceva cose che piacevano, però i due fattori che influenzavano era il sapere che degli altri colleghi in posizioni simili guadagnavano un po' di più, e come ho spiegato più volte ci possono essere 10.000 motivi dietro questa situazione. L'altro fattore era sapere che a livello benchmark probabilmente il mercato avrebbe pagato un po' di più, ma la parte che era il trigger di tutte queste considerazioni era il fatto che lo stipendio a questa persona non bastava, magari più percepito che altro, ok? Allora qual è il punto? Che se io se c'ho uno stipendio di 2.000 euro, non è che devo buttare all'aria la carriera, cambiare tutto, stravolgere, se il mio obiettivo è aumentare di 200-300 euro. Se tutti gli altri pilastri sono a posto e l'unico trigger è quello dei soldi, va benissimo magari considerare un'accelerata di carriera. Voi pensate strutturare bene i vari passaggi di carriera, no? Un po' l'obiettivo che mi sono prefisso, quello di condividere tutte le informazioni per permettervi di farlo in maniera organizzata il più presto possibile. Immaginate su una traiettoria di 10-20 anni che effetto ha sul vostro stipendio, sulla vostra seniority e via dicendo. Se stiamo parlando specificatamente della parte soldi, ragazzi, magari quei 300 euro di gap si possono compensare con delle attività latere, degli investimenti, una riduzione di spesa, una diversa allocazione del budget, delle soluzioni life hacking e via dicendo, no? Per me la condivisione nel canale YouTube comunque sta diventando un business a latere, che adesso è lungi dall'essere profittevole perché ci sono tantissimi investimenti dietro di cui non ero minimamente a conoscenza, però questo è qualcosa che nel medio-lungo termine potrebbe rappresentare un inatteso all'inizio e ora molto più pianificato business a latere per il pilastro soldi. Ci sono tanti modi di approcciare questa cosa, non è soltanto buttare all'aria quello che abbiamo per puntare a uno stipendio di 200-300 euro in più. No, immaginate se magari trovo l'azienda che mi paga 200 euro in più, però è a 2 ore di macchina, quindi qualità della vita che si abbassa, o l'ambiente più tossico, quindi probabile frustrazione, o X altre cose, allora ho messo il flag sul pilastro soldi, ma ho danneggiato e compromesso gli altri. Non si casca nei vari venditori di corsi con 1.000 euro, fate trading e fate il 20% l'anno, tutte quelle cazzate lasciamole da parte, ne abbiamo parlato tantissime altre volte, se vogliamo posso tranquillamente tornare sull'argomento. Non sto parlando di quello, sto parlando per esempio, il modo migliore per affrontare il pilastro soldi, ne parlo anche nel corso, è, ragazzi, lato soldi dovete gestirli da adulti, cioè dovete avere un budget, un'idea di quali sono le macro aree, una prioritizzazione, una metodologia di accantonamento per le spese future e tutta una serie di passaggi.
no? Che è la parte di finanza personale, che è tutta quella che viene prima del decidere come investire i soldi. Cioè io non vi vengo a dire puntate a investire in quegli ETF e tutto, non sono autorizzato, non sono qualificato e mi tengo la lontana da. Però il come prendere i soldi, come misurarli, cosa contare, tracciare il net worth e tutto, quelle cose ne abbiamo parlato in diversi video e sono fondamentali, e avere chiarezza sulla parte soldi vi aiuta moltissimo a gestire meglio quel pilastro. Segui la domanda dicendo sapendo che il posto attuale non sborserà di più, anche perché è distante dal mondo corporate e via dicendo. Allora, esattamente quello, no? Quindi non è soltanto il trovarsi 200 euro in più in busta paga la soluzione, può essere anche spendere 200 euro in meno, fare qualcosa all'atere da 200 euro in più, fare degli investimenti di un certo tipo e via dicendo. Come sempre non c'è la soluzione che venga col pacchetto e questo, però è una logica di iniziare a lavorare in quello. E c'è anche ovviamente il cambiare lavoro, aprire altre cose e tutto, però attenzione a non far diventare quel singolo pilastro la chiave di lettura di tutto quanto, perché potrebbe poi portarvi un attimo fuori strada. Che valore diamo ai corsi? Esistono corsi che vanno dalle poche centinaia di euro ad alcune migliaia di euro. Cosa dobbiamo ricercare in un corso? Quali sono spendibili a livello di CV? Questo è un punto importante, Francesco. La formazione. Mai c'era stata una tale disponibilità di informazioni e formazione per professionisti studenti. Cioè, oggi si vive in un'epoca fantastica da questo punto di vista e la maggior parte della formazione è gratuita. Cioè, signori, noi siamo oggi in un periodo in cui l'MIT, Harvard, Stanford, tantissime istituzioni hanno i loro programmi disponibili gratuitamente online. C'è tantissimo lì che si può fare. Poi un altro punto è: a cosa ci serve la formazione? Sapete che noi siamo assunti per quello che sappiamo fare, non per i bollini o i certificati che abbiamo raccolto. Giusto all'inizio da neolaureati li pesa un attimo di più, però il principio è: noi non siamo collezionatori di francobolli, quindi occhio a non certificato, corso, perché poi il curriculum con 2 linee di esperienza e 40 certificati, ma non è che faccia tutta questa impressione. Allora il punto fondamentale qual è? Cosa cerchiamo nei corsi? Cosa cerchiamo nella formazione? Un riconoscimento ufficiale di qualche skill? Ok, magari voglio avvicinarmi alla carriera da project manager, ci sono dei corsi specifici che vengono riconosciuti, delle certificazioni, può aver senso. Sono interessato alla parte facility management, ovviamente avere una certificazione, un corso dell'IFMAN, l'Istituto Internazionale di Facility Management, oppure del RICS, ha senso perché lì ho dei riconoscimenti specifici con delle competenze specifiche, o magari i corsi delle business school sulla gestione real estate, quelli hanno senso. A livello di CV sono spendibili nel momento in cui fanno parte di una storia, no? Io premo molto sul discorso del lavorare sul vostro storytelling. Ovvio che se io sto lavorando in un settore e poi ho 300 corsi gratuiti che non valgono niente, o anche a pagamento che però sono scollegati e tutto, che messaggio sto vendendo? Che sono un compulsivo, un dispersivo, no? È bene avere qualcosa di mirato, specifico, capire nel settore quali sono le cose che hanno importanza, cosa viene valutato e magari muoversi in quella direzione. No, se io sono in finance, ci sono delle certificazioni, ora non ricordo gli acronimi, CSE o qualcosa del genere, che sono assolutamente fondamentali. Quando prendi quelle certificazioni, chiunque vede il tuo curriculum sa che sei a un certo livello di competenze per quel settore. Il discorso del costo, attenzione, perché ovviamente qua stiamo parlando di corsi professionali, quindi come prima non stiamo parlando dei corsi di guadagna, fai soldi, ti insegniamo, quello è proprio completamente fuori dal target di questo canale e dei miei argomenti. Però quando parliamo di certificazioni professionali, ecco, secondo me ha senso valutare, per tornare anche alla domanda di prima, no? L'opzione di investire tempo e denaro in un corso che sia qualificante, di una scuola che abbia un network e magari una certa tradizione, allora lì potrebbe aver veramente senso. Però fate attenzione, perché se uno esce con il voler fare 2000 corsi, potete spendere 1 milione, cioè c'è una quantità di corsi a pagamento fuori incredibile. Quindi la risposta a questa domanda ovviamente è il dipende da qual è il tuo obiettivo, qual è la tua strategia, dove devi arrivare. Cercate di essere molto specifici, non andate a 360 gradi soltanto per. Ovviamente consiglio sempre, se possibile, di validare
scuole e chi fornisce, somministra corsi beccando il network, cercando chi ha fatto quei corsi, chiedendo un riscontro se effettivamente si sono trovati bene. Attenzione che lì c'è un meccanismo dei costi, per cui se io ho speso X soldi in un corso e magari non ha dato i risultati che speravo, potrebbe essere che ho più difficoltà ad ammettere che sono stati soldi non spesi bene, perché mi rode riconoscere questa cosa, no? Per cui magari abbelliscono il feeling e il feedback più del necessario, però insomma ovviamente ci dovete lavorare su questo. Appunto la spendibilità è in base a quello che state costruendo nel vostro curriculum, qual è la vostra storia, qual è il vostro obiettivo e il vostro target. A mio avviso ha senso investire risorse, quindi tempo, energia, soldi, in quest'ordine. Cioè se ho qualcosa di molto specifico, iniziate a cercare questi MIT e roba del genere. Sicuramente trovate l'80% delle informazioni necessarie. Poi se proprio dovete spaccare, entrare in un mercato, una nicchia specifica, allora probabilmente lì potrà aver senso valutare le aziende che hanno network e via dicendo. Valutatele per bene, ovviamente. Le lauree magistrali Bocconi vengono ben considerate in Svizzera? È possibile finire la laurea e trasferirsi lì? Allora, la Bocconi rimane l'università più prestigiosa in Italia per quel settore, no? Cioè, c'è niente da fare, ci piaccia o non ci piaccia, sia vista come snob o meno, ma personalmente ho rivisto molto la mia idea che ho sui titoli alla Bocconi, perché comunque è l'università messa, è la prima italiana in tutte quante le classifiche internazionali, è università target per le grandi società di consulenza. A quanto pare c'è anche un dinamismo e un approccio molto interessante, molto imprenditoriale, molto attivo nelle persone, negli studenti e nel corpo docente. Faccio riferimento c'era un video di purtroppo non ricordo, mi sfugge il nome, però lei è anche una career coach e su LinkedIn diceva: abbiamo raccolto delle informazioni, siamo andati a fare un sondaggio all'università pubblica alla Bocconi a Milano sullo stipendio e tutto. Era rimasta impressionata dal fatto che nell'università pubblica le persone quasi lievitavano, no? Come se fossero venditori di aspirapolvere e cose. Erano lì che volevano fare delle domande e tutti sparivano, no? Come quando sei all'esame, abbassi testa bassa. Alla Bocconi invece tutti quanti erano interessati, curiosi, vedevano tutto. Ora, chiaramente, non voglio generalizzare, non voglio prendere questo com'è, però mi aveva fatto pensare al dinamismo che vedo in alcune persone. Ci sono anche degli youtuber che vi ho indicato spesso, no? Andrea Zanon, Marco Lecchi, ragazzi in gambissima. Andrea Zanon non ha studiato alla Bocconi, però ne parla sempre bene. Lì io credo che ci possa essere quel quid in più per determinate carriere e soprattutto network e via dicendo. Sì, è assolutamente possibile finire la laurea e trasferirsi in Svizzera con qualsiasi laurea da qualsiasi università. Bisogna fare un bel lavoro di preparazione per assicurarsi di essere pronti al meglio per andare in Svizzera. Ricordatevi, la Svizzera è probabilmente il posto più ambito a livello mondiale dove andare a lavorare, perché hai 2000 vantaggi, sei nel centro d'Europa, hai cultura molto affine alla nostra, stipendi, welfare e tutto quanto assolutamente apicali. Per cui sì, ci si può spostare lì dopo la laurea, addirittura se possibile consiglierei anche di fare un'ipotesi di studio, di finire gli studi direttamente all'estero. Andrea Zanon ha fatto un po' di video sulla sua esperienza alla St. Gallen University, dove è andato a fare il master post laurea. Sicuramente si può fare e la Bocconi inevitabilmente ha un'ottima reputazione all'estero e quindi va benissimo. Comunque ricordiamoci che indipendentemente dagli stereotipi, dai commenti e tutto, però rimane l'università italiana, settore economia, con la prima nel ranking internazionale. Quindi va assolutamente considerata come opzione. Allora, volevo fare un commento sul problema della seniority e la visibilità in azienda. Mi è capitato di sia vedere video sia confrontarmi con persone durante il periodo di consulenza dove uno dei dubbi più grandi è sempre ma io sono in azienda ma non vedo, no? Perché sono qui, sto facendo determinate cose, che c'è un po' di routine, un po' di ripetitività e tutto, oppure quelli che parlano ma non vedo l'impatto di quello che faccio al lavoro e tutto. Ora, considerate lato azienda, no? Se io entro come junior, è inevitabile che io non abbia immediatamente accesso a determinate cose o che non abbia immediatamente visibilità di certi aspetti del business, perché
sono nelle fasi iniziali. In un caso specifico mi stavo confrontando con un ragazzo molto in gamba, dice: ma io sto facendo uno stage in azienda, sono in questo settore, però il lavoro che stiamo facendo è abbastanza ripetitivo, non vedo quello che c'è dopo, la parte strategica e tutto. Ok, però sei anche uno stagista, no? Cioè tu azienda apriresti la strategia anche segreta con determinate implicazioni di investimenti, di competizione e tutto quanto a una persona che magari è lì per uno stage di 6 mesi? Probabilmente no, non avrebbe senso, no? Oppure il tipo di attività, cioè probabilmente devi iniziare prima a familiarizzare con i processi, essere pienamente padrone di quello che stai facendo prima di poter accedere al prossimo step, al prossimo tipo di documenti, al prossimo tipo di riunioni e contenuti. Per cui io dico sempre: cercate di tenere un occhio a un livello superiore rispetto a quello dove siete e dove lavorate, però dovete macinare ed essere estremamente operativi al vostro livello. Quindi quello che vi viene dato dovete farlo al 110%, cioè se c'è, ma faccio da passacarte, ok, ma quelle carte le conosci perfettamente a memoria, hai capito esattamente cosa sono, cosa rappresentano, quali sono le implicazioni a livello business e tutto. Una volta che hai fatto quello puoi andare dal capo a dire: ok capo, questo lo sto facendo, ormai lo faccio a occhi chiusi con una mano, so tutto di questo, what's next? Ma non è che io entro e devo subito avere accesso a ma la strategia dell'azienda è quinquennale, andare lì, decennale e via dicendo. Su questo bisogna stare un attimo attenti, però è un ottimo punto di partenza, un'ottima riflessione da fare, soprattutto quando si parla di traiettoria nell'azienda, no? Dovete sapere dove siete, ma il più possibile capire dove potete andare a livello di passaggi successivi. Per cui è ottimo avere aspirazioni, è ottimo avere obiettivi, è ottimo avere voglia di, assicuratevi, no, di camminare prima di imparare a correre, prima di imparare a saltare, prima di imparare a volare, no? Direbbero alcuni in certi contesti di allenamento. Per cui va benissimo, l'importante è contestualizzare tutto quanto rispetto a quella che è anche la vostra situazione contrattualistica. Appunto, se sono lì per un periodo di 4 mesi, non posso aspettarmi di avere accesso alla strategia decennale dell'azienda, ma in quei 4 mesi devo divorare tutto ciò che ho a disposizione, perché altrimenti si cade nella trappola di credere che sia sempre la parte a cui non ho accesso, quella dove c'è la ciccia, le informazioni e tutto, mentre probabilmente già in quello che stiamo facendo c'è tantissimo contenuto su cui lavorare. Se sei una risorsa junior ma ti rendi conto che una delle mansioni in cui vogliono piazzarti dopo uno stage non ti convince in termini di organizzazione del lavoro, formazione e responsabilità, vediamo le parti positive. Questo stage, che è una delle cose che a me stanno un po' di traverso, però come dicevo prima bisogna fare i conti con la realtà lavorativa, già è positivo che c'è una certa progettualità di rimanere, essere confermato e tutto. Una delle mansioni in cui vogliono piazzarti, te la rigiro, una delle opportunità che vogliono darti, dopo uno stage non ti convince in termini di organizzazione del lavoro, formazione e responsabilità. Una delle opzioni è parlarne apertamente in maniera saggia, no? Cioè parlare con il decision maker di questo step, no? Le nuove risorse dove vanno allocate e capire quali sono le opzioni, eventualmente esprimendo in maniera calibrata aspirazioni più che dubbi e perplessità. Cioè, mi spiego, io azienda sto investendo nel prendere una risorsa nuova, no? Vi faccio sempre questo challenge del pensate alla tua azienda. Quindi una persona che entra è passata attraverso sto stage, ok, nel momento in cui si prospetta la possibilità di rimanere, quindi si fa un'offerta per una posizione, ovviamente si vede quello che è disponibile in azienda in quel momento. Potrebbero esserci più posizioni, più stagisti e quindi magari siamo sfortunati a non avere la corrispondenza con tra le 5 posizioni quella che ci interessa di più, oppure magari c'è soltanto quella come posizione. Diciamo che un punto sicuramente interessante è avere un confronto molto tranquillo, spiegando le proprie aspirazioni con la persona che decide quella cosa. Poi, se dovesse esserci il passaggio inevitabile nella posizione che ci sta stretta, anche lì, Valeria, dipende un attimo dal perché ci sta stretta. Cioè, non ci piace perché io ero andato per fare marketing e mi mettono in supply chain, oppure ero andato per stare in finance in progetti internazionali, mi tengono in finance però in progetti locali. Cioè, quanto questa cosa non ti convince, capire se, a mio avviso, ci può essere comunque qualcosa di positivo anche in quell'esperienza, no? E su questo un punto fondamentale è capire l'azienda, no? Cioè proprio capire che magari quella cosa a pelle però vediamo, magari è una cosa non meravigliosa in un ramo d'azienda che sta crescendo o su cui stanno facendo degli investimenti o dove comunque c'è possibilità di imparare tanto. Questo va un attimo considerato. Se invece la posizione finale post stage è letteralmente incompatibile con le tue aspirazioni di carriera e tutto, là ci sono 2 o 3 opzioni
che vanno valutate seriamente, del tipo: dire no grazie ha senso, è pericoloso, te lo puoi permettere? Oppure ha più senso, se l'azienda soprattutto è un'azienda che ha una bella valenza sul curriculum, fare quello a mo' di investimento e poi usarlo per un passaggio successivo o nella stessa azienda o altrove? Questo dipende un attimo dalla situazione, no? Se io dovessi avere la possibilità di entrare in una situazione subottimale per un'azienda che è assolutamente una mia azienda target per X motivi, perché mi piace il settore, la geografia, il management e tutto quello che è, però non sono proprio nella posizione più figa, ci può stare, può essere un investimento, perché da lì a X tempo magari, oltre a sviluppare le competenze di quel ruolo, magari posso puntare a dei cambiamenti. Se invece l'azienda non è quella che mi convince e in più il lavoro è, allora lì magari potrebbe avere senso investire quelle energie nel cercare qualcos'altro altrove. Però occhio, dipende molto, Valeria, appunto dal dove sei, qual è la situazione lavorativa in giro. Magari avere quel nome dell'azienda nel proprio curriculum ti dà un peso per i passaggi successivi, magari neanche tanto distanziati. Anche lì, guarda, paradossalmente siamo disposti all'MBA, il master. No? L'MBA è una cosa fighissima, ma non pensate che dei 10 argomenti nel curriculum dell'MBA siano tutti fighi e tutti ci appassionino. Probabilmente ci sarà la parte del marketing che non me ne frega niente, o la parte dell'operations, oppure la parte della governance, però io investo anche in quello, perché alla fine quello che ne ottengo come pacchetto ha un certo valore, una certa spendibilità, network e tutte quelle cose che conosciamo bene. Magari può essere anche lì una cosa del genere, no? Potrebbe aver senso investire, fare un minimo di sacrificio, magari anche scoprire, perché può essere pure che iniziamo a lavorare su una parte, perché ricordiamoci che soprattutto se siamo junior, non necessariamente abbiamo una percezione corretta dell'azienda, delle dinamiche, del cosa significa un lavoro, cosa ne significa un altro, no? Magari ci abbiamo ancora da esplorare per capire meglio come funzionano determinati meccanismi in azienda, e magari quell'opportunità è un'opportunità per esplorare dall'interno. Le mansioni in cui vogliono piazzarti lo stai vivendo chiaramente in maniera negativa. Prova a lavorare su quella parte. Poi ti ripeto, la matrice qua è multidimensionale, cioè l'azienda è un'azienda figa, la posizione è non fighissima ma lo stesso interessante, le opportunità di crescita sono quelle, il mercato è quello e via dicendo. Insomma, tante cose da considerare. In ambito MBA, che cosa ti ha fermato? Che cosa cercavi? Network, salto di carriera? Ok, bella domanda. Allora, io ho approcciato il mondo dell'MBA, anzi del Executive MBA, 2 volte. La prima volta era nel 2006, ero in Belgio, lavoravo come manager in Toyota e a un certo punto avevo deciso di investire in un MBA perché volevo aumentare determinate mie competenze, volevo sicuramente creare più network, tutte quelle cose che ci si aspetta da un MBA. E là vicino avevo trovato Erasmus Business School a Rotterdam. C'era un MBA, un Executive MBA molto interessante. Per chi non lo sapesse, l'MBA tipicamente è quello full time dove tu per un anno stai in aula e quindi non lavori e fai quello. L'executive MBA è per chi lavora, c'ha almeno una seniority tipicamente di almeno 10 anni e quindi è organizzato per esempio 1 o 2 weekend lunghi al mese più dei periodi intensivi di una settimana, quindi è compatibile con un lavoro, cioè compatibile ovviamente, t'ammazzi, però ci siamo. Quindi avevo fatto lì le selezioni, superate. È stato molto molto interessante fare le selezioni perché scrivere gli essay, imparare a scrivere in maniera concisa ed efficace in inglese, confrontarmi, dover fare determinati test, è stato molto molto istruttivo come periodo di preparazione. Avevo passato le selezioni ed era fine 2006. Quando dovevo dare la conferma se sarei andato o meno, contestualmente ho avuto un'offerta di lavoro da dirigente. E quindi, cioè, da manager, magari tu fai l'MBA per diventare dirigente, io avevo l'offerta di lavoro da dirigente, ovviamente devo tornare in Italia in quel caso specifico, per cui non aveva senso e lasciai la parte Executive MBA. Successivamente, tanti anni dopo, ero in Svizzera, quindi è stato nel 2017, 16-17, mi era ritornato il pallino di fare di nuovo un Executive MBA, questa volta all'IMD di Losanna, business school fighissima, cioè queste business school hanno ovviamente anche gli open day per cui voi potete andare, partecipare ad alcune lezioni e sono molto molto avvincenti perché comunque siete insieme a persone estremamente in gamba, insegnano in queste MBA, in queste business school, sono animali da palcoscenico, cioè sono persone veramente in gamba, comunicative, argomenti interessanti, quindi è molto molto piacevole come
come ambiente. Era un impegno bello pesante perché l'IMD è molto costosa, siamo nell'ordine sopra i 100.000 euro di investimento. Investimento ovviamente a tutto tondo perché avevo già una bimba piccola, ero all'estero, lavoro estremamente pesante. Lì l'obiettivo era creare maggiore network in Svizzera. Ovviamente le due business school principali in Svizzera sono l'AMD e la St. Gallen. St. Gallen è molto radicata nel network svizzero, però è molto germanofona. Anche la scuola internazionale, io ero andato a fare ad assistere a una presentazione dell'International Executive MBA di St. Gallen a Zurigo. Tutta la presentazione in inglese, finita la presentazione, aperitivo e tutto, ero l'unico che non parlava tedesco. E là dissi, parliamone. Mentre l'IMD no, invece ero completamente internazionale, veramente. Quindi lì cercavo maggiore network, skillarmi maggiormente, aumentare l'executive, tutta quella parte dove fino a un certo punto puoi arrivare da solo, poi devi comunque strutturarti al meglio, il prestigio di un nome del genere e tutto quanto. È saltata perché impegni di famiglia e tutto, poi per fortuna, perché sennò per le vicissitudini personali sarei ricaduto in quella categoria di persone che dovevano sospendere causa separazione e tutto. Però lì l'impegno economico soprattutto era molto pesante perché probabilmente erano nell'ordine dei 140.000 la fee di iscrizione all'Executive MBA e poi bisognava considerare costi per affittare un appartamento a Losanna, andare lì, dovevi metterti tutte quante le ferie per 2 anni, andavano lì, insomma bello pesante, sarebbe stato un massacro. E tra l'altro una mia collega dirigente anche lei l'aveva fatto e io mi ricordo che magari uscivi dall'ufficio alle 7, 8, 9 di sera e lei stava lì che finito di lavorare si fermava a lavorare sul master. Tosta, molto tosta. Per cui in quel caso mi ha fermato il fatto che vicissitudini personali hanno avuto il sopravvento, se vogliamo. Però, come spiego spesso, non è necessariamente un'opzione automatica. Cioè il famoso non so che fare, mi iscrivo all'università o mi iscrivo a un MBA a prendere la seconda laurea o l'MBA, pianificatelo per bene, con molta calma. Ci sono anche varie alternative molto interessanti in giro per l'Europa. Prendete sempre il ranking del Wall Street Journal, del Financial Times, iniziate lì, vedete, e soprattutto considerate che non c'è soltanto l'MBA, ma c'è anche l'executive education. Quindi se io sono interessato alla digital transformation, è inutile che mi sparo 2 anni di executive MBA, tanto vale che mi faccio il master di 3 mesi specifico sulla digital transformation, in maniera tale che in aula avrò soltanto persone che lavorano in quel settore ed è molto più verticale rispetto alla mia aspirazione specifica, invece di prendere quello che viene chiamato il vaniglia curriculum dell'MBA. E c'era una domanda nel gruppo, questa persona che deve fare il colloquio in Svizzera per una banca, ovviamente in bocca al lupo, complimenti per aver ottenuto il colloquio. La domanda è come prepararsi. Tecnicamente, ragazzi, è lo stesso per prepararsi a tutti quanti i colloqui. Una delle cose su cui io punto sempre è attenzione al come vi preparate per il colloquio. Allora, la cosa fondamentale è dovete fare i compiti, cioè se voi avete un'azienda che sta investendo tempo e risorse per selezionarvi, dovete dedicare giorni a studiare quell'azienda, dovete sapere tutto dell'azienda, chi sono, dove fatturano, quali sono i mercati, cosa è successo nelle news, come stanno andando le azioni, in che cosa stanno investendo, quali sono i challenge, quali sono i loro rapporti, i report dove parlano del loro commitment ambientale, la loro diversificazione, tutto, perché quando proprio c'è l'impatto, sai chi siamo, sì, certo lo so, bla bla, poi magari ditemi voi se c'è qualcos'altro che devo sapere. Cioè gente, l'ho vista gente arrivare ai colloqui con ah no, sì, so che fate profilati, ma spiegatemi meglio. Cioè sei già fuori automaticamente, no? Poi ci sono i 2 settori su cui vi dovete preparare maggiormente sono le domande standard e lo storytelling. Perché non dico domande standard e domande non standard? Perché le domande standard è quel gruppo di 5 domande mediamente che al 90% vi verranno fatte. Perché dovremmo scegliere te, perché stai facendo l'application, come sei arrivato qui, perché hai fatto certe scelte a destra e a sinistra. E su queste vi dovete preparare molto bene perché qualunque cosa voi direte al colloquio deve far parte di una storia molto precisa che finisce in quel momento. Quando parlo di storytelling invece parlo dovete prepararvi a tutto il resto, proprio perché non potete sapere quali sono le altre
80 domande che possono farvi, perché lasciamo stare la parte tecnica, cioè se sto parlando di sono un programmatore, sono un disegnatore di interruttori, di sequenze di interruttori, chiaro che quello è proprio una cosa specifica, devo sapere, conoscere la materia, mi verrà chiesto di dimensionare, di fare degli esempi e là sono competenze verticali tecniche per le quali ovviamente non posso aiutarvi. Ma quando parliamo di tutte le altre domande non standard, o vi arriva la domanda, no? Se avete queste 5 domande standard nella mappa, o vi arriva la domanda qui e iniziate a pensarci, ah boh, aspetta, fammi pensare, che va anche bene, ma la cosa migliore è aver fatto un'analisi così dettagliata della vostra storia professionale, quello che io chiamo il vostro storytelling, no? Quello che è il aver fatto tutta l'analisi delle vostre competenze, delle vostre capacità, delle vostre ambizioni, della vostra strategia e tutto, per cui avete così chiaro il contesto della vostra carriera, delle vostre aspirazioni, del vostro punto di partenza e punto d'arrivo da qui a n+2 posizioni, che se vi capita la domanda in uno di questi 5 pallini standard, ci siamo perché mi sono preparato. Ma se capita fuori, la risposta sarà altrettanto naturale perché ho fatto chiarezza al massimo livello su tutto il resto. Quindi ovunque cada l'altra domanda, potrò rispondere perché se mi chiedono qualcosa di vari scenari o tutto, me li sono chiariti a monte. E questo è il bello di fare il lavoro precedente, no? Io dico sempre, se voi pensate che cercare lavoro sia politura del curriculum e lo mando, questo non è il canale per voi, il mio videocorso non è quello per voi, le mie consulenze non possono aiutarvi, ci saranno sicuramente altre persone che vi dicono dammi 100 euro, ti sistemo il CV e mandalo. Quello è un modo terribile di approcciare il mercato del lavoro o comunque la vostra carriera. A monte va tutta questa analisi. Quando ho chiarito quello, ho il copione del film e quindi poi è soltanto un fatto di girare le scene e gestire determinate cose e determinate interazioni, ma devo avere chiaro tutto quel lavoro a monte. Tant'è vero che la preparazione del curriculum è uno degli ultimi passaggi che si fa quando ci si prepara per un cambio carriera o una ricerca di lavoro. Prima devo fare tutta quella parte a monte di analisi, chiarezza sui pilastri, capacità, competenze, aspirazioni, strategie e tutto. Solo dopo posso entrare in dettaglio con questa è la mia tattica, quindi questa è la mia strategia, questa è la mia tattica e solo alla fine lo strumento è funzionale alla tattica. Quindi una volta che ho capito questo, il tipo di azienda, il tipo di mercato, il tipo di ruoli, il tipo di quello che voglio e quello che non voglio, quando ho tutto questo chiaro, allora il curriculum è semplicemente pettinare le informazioni e chiarire il messaggio che trasmettiamo con quel foglio a valle di tutta quell'analisi. Qualcuno aveva chiesto, ma va bene questo servizio dove ti scrivono il curriculum? Cioè peggio, no, del gesso sulla lavagna, sentire che qualcun altro ti scrive il curriculum. Ma no, cioè è proprio concettualmente sbagliato delegare la parte finale di un percorso senza aver tutto il percorso a monte. Chi ne sa chi vi deve scrivere il curriculum, qual è il messaggio che volete dare, qual è la vostra aspirazione, qual è cioè soltanto voi potrete farlo alla fine, come nel mio caso durante le consulenze, no? Poi te l'aggiusta, aggiusta qui il messaggio, la chiarezza, devo poter leggere meglio i dati, le informazioni, qui è ridondante, qui è troppo discorsivo, ma quelli sono tecnicismi, ma il curriculum è l'ultimo pezzo di un percorso molto molto più introspettivo, molto più articolato. La cosa fighissima è che quando l'avete fatto una volta, per molto tempo, non dico che vivete di rendita, ma quell'analisi fatta vi aiuterà tantissimo a fare i prossimi passaggi, le prossime scelte di carriera e ovviamente anche di interazioni con il mercato del lavoro, con il selezionatore e via dicendo. Allora, GD dice, come dirigente quanto guadagni netto? Allora, io ovviamente non parlo delle mie finanze personali in numeri, io parlo di finanza personale come criteri di gestione e tutto. Quello che dico sempre è tenete sempre a mente che ci sono varie fasce nel mondo del lavoro, spannometriche variano tantissimo da città, settore, tipologia di azienda, aziende piccole, grandi, bonus e tutto. Però io quello che dico sempre, soprattutto per chi si approccia al mondo del lavoro, dovete fare tanta analisi di quello che è il mercato del lavoro per avere un attimo un'idea di che cosa vi può aspettare. Tipicamente in Italia voi dovete considerare che chi inizia a lavorare probabilmente entra in un range 25-35, parlo di RAL,
lorda annua, no? Perché è l'unico numero che dovete considerare. Anche lì attenzione, perché io stavo facendo questa consulenza a questa persona che confrontava due opzioni, in una parlava del netto mensile, nell'altra della RAL, e chiaramente si complica tutto, no? Cioè voi dovete parlare sempre di RAL totale annua lorda. Se andate da un selezionatore e quando si parla di stipendio chiedete qual è il netto, date un segnale di proprio approssimazione totale, perché il numero è la RAL, poi il calcolatore ti dice nel tuo caso quant'è il netto, perché ci sono vari fattori che lo possono influenzare un pochettino, ma soprattutto mi stai dicendo, proprio non hai capito, perché quanto è il mensile su 12, 13, 14 mensilità, il bonus è incluso, non è incluso, i benefit, per cui parlate sempre della RAL totale. Poi dicevo, dopo questa fascia dovete considerare che magari chi ha posizioni manageriali è anche lì spannometrico ad altissimo livello, probabilmente si muove tra i 45 e i 60 a seconda della posizione, zona, città, settore. Quando ci si muove a dirigenti, probabilmente dovete considerare dai 70 in su. I vice president magari vanno a 120, 150 e via dicendo, però questi sono i range delle macro aree. Cioè della serie, non aspettatevi in Italia di entrare e fare un entry level da 70.000 euro in nessuna azienda, perché proprio è fuori da ogni parametro. E su questo punto vi ricordo di non perdervi il video, poi metterò il link. Ho intervistato Andrea Fasulo. Andrea Fasulo è un ingegnere che ha fatto la specialistica in Danimarca e lì mondo completamente diverso, cioè neolaureato, discipline STEM, stipendio medio 70.000 euro. E vi rendete conto, no, di che mondo completamente diverso è al di fuori. E ha stupito anche me, devo dire che non mi aspettavo numeri così alti, soprattutto a fronte di considerazioni sul costo della vita abbastanza interessanti. Per cui non perdetevi quel video perché è molto interessante, lui condivide tantissime cose molto specifiche nel suo canale, è un ingegnere quindi ha questo modo di fare con i numeri, chiarisce molto bene, soprattutto per chi è interessato al settore energia, lui parla dei contratti, dell'energia, lui si occupa adesso di siti eolici offshore, quindi bella esperienza e di attività. Benissimo, siamo arrivati alle 21. Ok, allora vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere i like ai video perché sono importanti per l'algoritmo, quindi dobbiamo aiutare il canale a crescere. Ci saranno un po' di novità nelle prossime settimane perché sto iniziando anche alcune collaborazioni, delle persone mi stanno supportando per alcuni aspetti della parte gestione del canale e della parte gestione delle attività in generale. Come dicevo prima, metterò il link in descrizione, in particolare per questo video di Andrea, l'intervista con Andrea Fasulo, che è molto interessante. Per il resto vi invito a iscrivervi, se non l'avete già fatto, al canale Telegram, è gratuito e lì ci si confronta se avete delle domande, ma soprattutto fatemi sapere con commenti al video se ci sono delle cose che volete approfondire sugli argomenti che abbiamo toccato o anche su altri argomenti per le prossime live. Grazie a tutti e ci rivediamo alla prossima settimana.